Da questo capanno passare da una panoramica a 180 mm fino al particolare di quell'airone poggiato sul ramo col 600 mm è davvero un gioco da ragazzi. Intanto si è avvicinata una garzetta. Proviamo a fargli qualche bel primo piano. Bellissima. Adesso non ci resta che aspettare il Martin pescatore. Messa a fuoco sull'occhio, perfetta. Complimenti Nikon, una gran bella ottica. In questo capanno, sfruttando l'ottimo Nikon 180-600, proprio portandolo a 180 mm, magari riusciremo a fotografare il Martin pescatore mentre si lancia verso la sua preda. Chiaramente con un'ottica fissa avrei un angolo stretto, ma qui posso utilizzare da 180 a 600 mm. Speriamo ci vada bene. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo, come anticipato il 2 settembre, del comportamento sul campo del nuovo zoom Nikkor 180-600 f5.6 6.3. Analizzeremo anche alcune fotografie che ho scattato con questa lente e la mia Z9. Il nuovo zoom Nikkor Z 180-600 si può definire il vero erede del mitico 200-500 che ho precedentemente utilizzato nelle mie reflex, ma in generale che è stata una delle lenti più vendute in tutto il mondo. Ma adesso parliamo di questo nuovo zoom, ringraziando innanzitutto il distributore ufficiale in Italia, Nital, e un ringraziamento speciale a Rita e Pier Giorgio Bravi di Photomarket Bravi, sito in via Don Minzoni 100 a Sarnano, in provincia di Macerata. Grazie alla Nital. Grazie alla Nital che è stata in grado di consegnare per prima questo obiettivo. Perfetto, li ringraziamo come sempre. Questa lente ha delle dimensioni molto contenute. 11 cm per 31 cm, senza il paraluce. Paraluce che eccolo qui, che ha dei riferimenti per un innesto rapido, un pulsante di sgancio per impedirne la caduta involontaria e, come vedete, anche molto facile
e semplice da innestare, altrettanto da riporre. Il suo peso è di 1,950 kg senza l'anello del collare per il treppiedi. Anello che è stato costruito da Nikon in modo differente, che ne permette la completa asportazione per ridurre il peso. È altrettanto veloce e rapido è il meccanismo per innestarlo sull'ottica e utilizzarlo sulle vostre attrezzature. Particolare di rilievo di questo zoom è il suo zoom interno, la possibilità di passare in modo rapido, in modo veloce da 180 a 600 mm senza estensione della lunghezza totale. Questo ne permette una migliore stabilità, una migliore portabilità, ma mi viene da aggiungere anche una migliore protezione per il sensore delle vostre mirrorless. Infatti, il suo meccanismo interno non permette alla polvere e allo sporco che si dovessero depositare sull'ottica di essere al variare delle focali, di raggiungere al variare delle focali l'interno dell'ottica, e quindi mancando questo movimento a pompa degli altri zoom riusciamo a preservare anche la pulizia del sensore. Questo obiettivo è eccezionale per la fotografia d'azione, sportiva e naturalistica, che è quella che io prediligo. La sua straordinaria versatilità ci permette inoltre di poter fotografare molto anche a mano libera. Questo perché è dotato di un VR eccezionale. Nikon dichiara 5.5 di stop. Io in questo mese ho scattato moltissime foto e ho girato tantissimi video nel meraviglioso Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, durante il periodo del bramito del cervo nobile, e ho riscontrato con piacere la capacità e la versatilità di questo nuovo zoom Nikon. In conclusione posso affermare che ci troviamo di fronte ad un obiettivo che offre prestazioni eccellenti e un notevole rapporto qualità-prezzo, che saprà regalarci sicuramente fotografie e video indimenticabili, il compagno ideale per le nostre uscite fotografiche. Adesso il tempo di bere una tazza di tè e vi aspetto tra poco per analizzare insieme alcuni scatti fatti con questa splendida lente. Grazie, a dopo. Bentornato, proseguiamo la mia recensione sul nuovo zoom di Nikon, questo fantastico 180-600. Ti ricordo che io sono Orazio Scuderi, vivo in Italia, nella splendida e verde Umbria, anche se le mie origini sono siciliane, sono nato infatti nella bellissima città di Catania. La mia passione è la fotografia naturalistica. Se ti piacciono i miei contenuti, puoi iscriverti al mio canale e cliccando poi sulla campanella resterai sempre aggiornato quando pubblicherò nuovi contenuti. Ma adesso andiamo subito ad esaminare la foto che ho scelto per questo video. Si tratta di uno scatto in volo alla femmina del falco di palude che mi viene incontro. Ho scelto questo scatto in particolare tra i miei tanti, primo perché mi piace moltissimo, secondo perché mi offre la possibilità di mostrarti un file non ancora sviluppato che possa realmente evidenziare le prestazioni dell'obiettivo, la sua straordinaria nitidezza. Spesso si sottovaluta l'importanza di averla già nel file RAW. Ti ricordo che si tratta di uno scatto in un soggetto dinamico in volo, non illuminato artificialmente.
Andando a visualizzare lo scatto al 100%, si evidenzia come il file RAV o NEF, nel caso specifico di Nikon, ci fa vedere il file così come direttamente sfornato dal sensore retroilluminato della Nikon Z9, senza miglioramenti, senza riduzione del rumore, praticamente senza sviluppo. Vi faccio vedere direttamente dal mio Picture Control i valori di questa fotografia. Allora, eccolo qua, informazioni della fotocamera, Nikon Z9 180-600 mm, diaframma f8, un 2 millesimo di secondo, modo di esposizione M, più 1.0 EV, auto ISO 1400, temperatura colore 5007, NR ISO elevati no, NR su lunghe esposizioni no, D-lighting no, controllo distorsione automatico, compensazione della diffrazione sì, ma il Picture Control, come potete vedere con i vostri occhi, addirittura livello di applicazione, regolazione rapida 0, nitidezza addirittura meno 1, nitidezza a medio raggio meno 1, chiarezza meno 1. Allora, vedendo i dettagli sugli occhi e sulle piume di un file RAW non elaborato, devo dirvi onestamente che questi dettagli sono realistici e anche emozionanti vista la distanza di scatto e la dinamicità dello stesso. Personalmente stavo aspettando questo zoom da moltissimo tempo. Sin da quando Nikon ha annunciato il suo ingresso nel mercato mirrorless, ho sognato nel mio piccolo uno zoom come il 200-500. Ma devo dire che Nikon ha fatto anche il meglio con questa lente. Zoom interno, pesi e dimensioni ridotte, 600 mm di focale massima e tanta qualità. Da subito, appena ricevuto da Rita e Pier Giorgio Bravi di Photomarket, tramite Nital, l'importatore ufficiale in Italia, ho percepito la sua forza, la grande versatilità e l'ottimo rapporto prezzo-prestazioni che questa lente mi avrebbe offerto per creare i miei contenuti fotografici e videografici. Sono convinto che questa nuova lente sarà l'obiettivo preferito di moltissime persone, per chi pratica come me la foto naturalistica o per la foto sportiva, per i viaggi o per chi ha la necessità realmente di arrivare a 600 mm. Ma mi viene da pensare anche per chi vuole andare oltre i 600 mm, visto che può ritagliare senza perdita utilizzando una Z9 o una Z8, o addirittura per chi usa una mirrorless in formato DX utilizzare i moltiplicatori, i teleconverter 1.4 e 2.0 e spingersi con l'1.4 oltre gli 860 mm, i 1200 mm nel formato pieno col 2.0 e se si utilizza il formato DX sempre con il 2.0 addirittura 1920 mm, oserei dire una distanza spaziale. Vorrei concludere dicendo in questa recensione che probabilmente quest'ottica non è perfetta in tutto. Mi viene da pensare al piedino del collare per il treppiedi, che ancora una volta è privo delle utilissime scalanature Arca Swiss, che mi obbliga a dover aggiungere una staffa da avvitare e che fa aumentare il peso per poterlo utilizzare nel treppiedi o nel monopiede che ha lo sgancio rapido Arca Swiss. Spero che Nikon comprenda il problema e che lo risolva definitivamente. Poi mi viene da pensare che magari non ha il diaframma 4,5 dell'ottimo 400 mm, ottica fissa, oppure del 500 mm PF adattabile alla mirrorless tramite l'FTZ che ha un diaframma fisso di 5.6.
Due ottiche che rispettivamente hanno uno sfocato migliore e un'incisività nei dettagli anche con la luce peggiore. Ma in tutta onestà, per quello che costa e con queste caratteristiche, sono convinto che qui siamo di fronte alla scelta migliore che un nikonista che utilizza mirrorless possa fare. Adesso vi faccio vedere direttamente dal Nikon Store, dal sito, quello che sono i prezzi di queste ottiche. Partiamo subito con il 400 mm Nikkor Z 4.5. Il suo costo attuale, IVA inclusa, è di 3.589 euro. Passiamo all'ultimo nato, il 600 mm fisso 6.3 VRS 5.799. Si può pensare anche di utilizzare eventualmente un fisso come il vecchio 500 PF nato per le reflex ma utilizzabile tramite l'FTZ. Ebbene, l'ottimo 500 56 PF costa 3.899. Attualmente il 180-600 costa 2.049 euro. 2.049 euro. È inutile, non ci sono altre alternative, né con altre lenti di casa Nikon, né con altre lenti o marche che usano l'innesto Z di Nikon. Questo Nikkor 180-600 è stato creato da Nikon per essere il compagno ideale di viaggio, senza alcun dubbio. Basta provarlo e te ne accorgerai, come è successo a me. Allora vorrei concludere questa recensione invitandoti prima di tutto a provarlo, prendendo contatti direttamente con un fotonegoziante, così come ho fatto io. Puoi rivolgerti anche a Fotomarket Bravi e prendere un appuntamento per andarlo a provare. Dopodiché capirai se è l'ottica che fa per te. Allora concludo questa recensione nella speranza che sia stato di tuo gradimento. Ritorniamo sulla schermata iniziale. Ti ricordo che per i miei contenuti non ricevo profitti o sponsorizzazioni. I miei video sono solo il frutto di una condivisione piacevole con altri appassionati del genere fotografico naturalistico e amanti del marchio Nikon a cui sono legato da una lunga e bella storia trentennale. Quindi se non fossi iscritto al canale ti chiederei di farlo. A te non costa nulla, a me farebbe molto piacere e mi permetterebbe di farmi conoscere per poter creare altri contenuti, guide, test, anche per ottenere il meglio dalla tua fotocamera. Grazie a Nikon in primis perché continua a creare strumenti fantastici per la mia passione, a Nital per la sua distribuzione ufficiale in Italia, a LTR per la sua eccellente assistenza, a Ride e Pier Giorgio Bravi di Fotomarket a Sarnano in provincia di Macerata, prima di tutto per l'amicizia, per il supporto e la fornitura di tutta la mia attrezzatura fotografica. Un grazie sentito di cuore a mio figlio Lorenzo per la pazienza e per le riprese in studio. Un grazie alla meravigliosa Oasi WWF Lago di Albiano perché sa donarmi sempre pace e relax, e un grazie anche per le riprese esterne, e un grazie in definitiva finale a te che hai guardato questo video fino in fondo, questo mio piccolo lavoro. Se ti è piaciuto lascia i tuoi commenti e i tuoi graditi pensieri. Tanti saluti e grazie mille. A presto, ciao da Orazio.